L'ufologia mondiale in questi ultimi anni è stata letteralmente travolta dalla storia relativa alle mummie aliene di Nazca. Che cosa c'è di vero e in che modo l'argomento ha influenzato negativamente o positivamente che sia i circoli ufologici ai più alti livelli? Oggi in questa video inchiesta ripercorrerò per intero la storia delle presunte mummie aliene di Nazca, arrivando in fondo alla questione come mai prima d'ora era stato fatto nel nostro paese. Ti mostrerò documenti, lastre, analisi mediche e cercherò di rivelare una volta per tutte in modo coerente, oggettivo e dettagliato il mistero delle presunte mummie aliene di Nazca che ha affascinato e ha anche fatto molto arrabbiare gli ufologi di tutto il mondo, sperando di accontentare orde di appassionati che da anni mi chiedono di affrontare il tema. Tutto iniziò quando il giornalista e ricercatore messicano Jaime Maussan nel 2017 tramite una conferenza stampa annunciò di aver fra le mani lo scoop relativo a 5 mummie antiche di 1700 anni che sembravano più simili a dei rettili che non a degli esseri umani. Riferì al mondo di aver trovato in Perù, più precisamente a Nazca, delle presunte mummie aliene. Ecco, già la provenienza sappiamo per certo che suscita non poco interesse, voglio dire, a Nazca ci sono i geoglifi più maestosi del pianeta Terra, le linee di Nazca che da sempre affascinano ed incuriosiscono il mondo dell'ufologia. Sin dai primi giorni in cui vennero pubblicate le immagini di queste 5 mummie, gli scettici fecero subito notare giustamente che sembravano fatte di gesso, che erano molto dissimili dalle altre mummie trovate nella zona. A luglio 2017 quindi Jaime Maussan indusse una conferenza stampa dove presentò le lastre e i raggi X delle mummie per provare che effettivamente non erano pezzi di cartapesta o cartongesso, ma che in realtà erano fatte di ossa. Avevano uno scheletro. Le nuove immagini includevano i raggi X dei resti mummificati in modo che lo stesso Maussan potesse bandire le affermazioni secondo cui erano falsi o fatte di gesso. E quindi che successe? Ebbene, già provando che, insomma, avevano uno scheletro era già tanta roba, non trovate? Parliamo di mummie che apparentemente hanno 3 dita, voglio dire, non è qualcosa che capita di vedere tutti i giorni. Questi pochi e fuorvianti indizi fecero subito scalpore in ambito ufologico e scoppiò letteralmente la notizia in tutto il mondo. Senza nemmeno approfondire, molti canali di informazione come Gaia si riferirono ai resti come a mummie aliene. E non passò molto prima che il dottor Konstantin Korotkov, presunto professore all'Università di San Pietroburgo e autore, affermasse che le caratteristiche osservate a prima vista non sembravano deformità ma una tipologia diversa di umanoide. Addirittura Russia Today esplorò la possibilità che potesse trattarsi di robot biologici inviati sulla Terra da chissà dove. E mentre nessuno dei risultati spacciati come autentici da Jaime Maussan è stato mai presentato per l'analisi o la verifica secondo il processo scientifico standard negli stessi giorni in cui affermavano che erano aliene, il fenomeno delle mummie di Nazca scappò di mano e finì per ridicolizzare ulteriormente il mondo dell'ufologia. Maria, la mummia meglio conservata che da quanto riferito dai presunti scopritori alle dipendenze di Maussan e Korotkov sarebbe stata dissotterrata da un non meglio specificato contadino peruviano che volle rimanere anonimo prima di essere stato derubato dai cacciatori di tombe, presenta 3 dita per mano sia negli arti superiori che negli arti inferiori, un cranio allungato, struttura delle costole molto insolita e altre peculiarità presumibilmente, apparentemente, non umane. Le peculiarità in questione sono talmente diverse da qualsiasi altro tipo di deformità che non passò molto tempo prima che il mondo intero le dichiarasse aliene. Secondo il giornale russo Mir-24, il corpo di Maria è così ben conservato che si può ancora distinguere la posizione degli organi interni, riferendo che le analisi mostravano il contorno dei polmoni, della trachea, dei bronchi. Vediamo chiaramente i contorni del cuore, delle valvole, eccetera, tutte caratteristiche che, tra l'altro, non te lo vorrei dire, ma sono relative ad organi umani. E se seguirai questo video fino alla fine scoprirai il perché. La macchinazione messa in atto è più clamorosa dei presunti corpi alieni stessi. In una delle sue conferenze, spiegando la patina bianca sulle mummie, Jaime Maussan spiegò che sicuramente era frutto di tecnologie aliene avanzate e che si trattava di cloruro di cadmio. Facendo riferimento ad altre analisi condotte dai russi, riferì che le mummie avevano 23 cromosomi. Sì, esatto, 23 cromosomi come gli esseri umani. Sia Maria che le altre mummie aliene più piccole, una di queste chiamata Albert, presentano caratteristiche non aliene ma umane. E questo, sai perché? Perché sono artefatti costruiti con pezzi ossei di mummie reali.
neonati nel caso delle mummie più piccole e animali, e altre fatte con ossa di altre mummie che si trovano nella zona. Sono artefatti che sono stati costruiti per spillare soldi alle persone e per i quali le autorità peruviane hanno anche mandato in galera della gente. Segui fino alla fine perché questa storia è veramente assurda. Ecco perché la spettroscopia mostra che si tratta di materiale organico e non di cartapesta, perché sono artefatti composti con vere mummie del posto. Ecco perché tutte le analisi sono coerenti con il luogo, con le datazioni antiche dell'epoca relative alle effettive mummie del posto. Ecco perché tutte le analisi convergono perfettamente, perché semplicemente sono artefatti composti da mummie reali del posto che sono state brutalmente saccheggiate da dei ladri di tombe che volevano vendere gli artefatti sul mercato nero, sfruttati a loro volta da finti giornalisti investigativi che sarei più propenso a chiamare fenomeni da baraccone che hanno voluto farsi pubblicità. Arriva fino alla fine del video per i documenti e per i dettagli. La fantastica ricchezza archeologica del Perù è conosciuta in tutto il mondo, dagli Incas con Machu Picchu all'antica cultura di Tiwanaku. Le vestigia delle antiche culture che un tempo abitavano l'attuale Perù si trovano in tutto il paese e nei musei di tutto il pianeta, e non vorrei dirtelo, ma trafugare delle mummie è un grandissimo reato per il quale si viene puniti con il carcere. Inoltre il governo stesso nel 2017 riferì che la presentazione delle presunte mummie aliene ha violato numerose norme nazionali e internazionali e che sarebbe stata perseguita per legge. Il cimitero di Chauchilla è situato nella valle del Rio Las Trancas, a circa 27 km a sud-ovest dalla città di Nazca, nel dipartimento peruviano di Ica. E si tratta di una delle necropoli più affascinanti del mondo, risalente a circa 1000 anni fa, utilizzata dalle popolazioni antiche che abitavano nella zona per onorare i loro morti. Sfruttando la presenza di mummie nella zona, sfruttando il fascino del Perù e della notorietà aliena dell'area con le linee di Nazca, eccetera, è stata messa in piedi una frode molto strutturata di cui ti metterò al corrente nei dettagli. Ma andiamo per gradi, partiamo da analisi coerenti e reali. Perché le mummie non sono aliene? Rodolfo Salas Gismondi, PhD del Dipartimento di Paleontologia dei Vertebrati nel Museo di Storia Naturale di Lima, in Perù, e ricercatore associato della divisione di paleontologia del Museo Americano di Storia Naturale a New York, in America, è un paleontologo e uno dei pochi specialisti peruviani in anatomia ossea che ha alzato la voce su questo caso. Utilizzando i raggi X delle mani mostrati dagli stessi ricercatori che spacciano le mummie come reali e aliene, il dottor Salas Gismondi spiega perché le conclusioni del gruppo di specialisti internazionali non sono corrette. Spiega perché non sono aliene. L'inchiesta medica del dottor Rodolfo Salas Gismondi è stata pubblicata sulla rivista scientifica peruviana Utero. A fine video condividerò come sempre le fonti sul mio canale Telegram per approfondimenti personali. Come abbiamo stabilito prima, dopo l'analisi dei cromosomi, dopo l'analisi della presenza degli organi interni, delle ossa, dello scanner, dei raggi X, le mummie, se non fosse per le apparenze, sembrano del tutto umane. Se non fosse per le 3 dita di mani e piedi, sembrerebbero umane. Ebbene, lo studio medico dice: le 3 lunghe dita delle mani e dei piedi della mummia presentate qualche giorno fa da Mussan costituiscono le caratteristiche più cospicue di questo individuo e praticamente l'unico supporto per classificarlo come appartenente ad un essere di un altro pianeta. In questo articolo mostro che queste mani sono più umane di quanto sembrino. Dopo un'analisi medica dettagliata che sostiene senza ombra di dubbio che le mani aliene nelle mummie sono state costruite da altre umane che inoltre presentano alcuni metacarpi e falangi messe al contrario, per non parlare di metacarpi in più e falangi mancanti, riassume nelle sue conclusioni scrivendo che: concludo che le 3 dita della mano sono il risultato della rimozione delle falangi e dei metacarpi delle dita del primo pollice e del quinto mignolo. Le dita appaiono allungate perché la pelle è stata tagliata lungo il palmo della mano originale, quindi i metacarpi, solitamente nascosti nel palmo delle mani umane, contribuiscono alla lunghezza delle dita in questo individuo. Altre caratteristiche dell'esemplare indicano che si tratta di una mummia archeologica preispanica. Le età radiometriche indicate da Mussan, che hanno un'età compresa fra 1000 e 1800 anni, sono assolutamente coerenti con la condizione archeologica della mummia, ma non testimoniano l'autenticità aliena dell'individuo. Al contrario, questi risultati radiometrici dimostrerebbero che si tratta di beni archeologici che sono stati danneggiati. Capito quindi? Sulla base di dati radiometrici,
di analisi fatte in laboratorio, questo scienziato ha determinato che si tratta di beni archeologici che sono stati danneggiati. E qui diciamo che si apre la seconda parte del video. Qui abbiamo un paleontologo, uno dei più rinomati nel paese, abbiamo un dottore legittimo che afferma questo. Le sue conclusioni sono in modo unanime in giro per il mondo, appoggiate da qualsiasi altro ricercatore serio in giro per il mondo, me compreso, e il caso giudiziario che si è aperto in merito a questi danneggiamenti di ritrovamenti archeologici reali di vere mummie antichissime nella zona deturpate per costruire questi fake è stato al centro di un caso mediatico nel paese che ha prodotto denunce e reclami governativi. Siccome a livello politico e universitario, includendo anche il Museo di Storia Naturale di San Marcos e perfino l'Università di San Luis Gonzaga di Ica, che gestisce la maggior parte dei beni culturali e archeologici nel paese, si pose il problema non delle mummie aliene finte di cui non fregava niente a nessuno, ma degli scavi illegali fatti nei siti archeologici di interesse culturale mondiale, come per esempio nel cimitero di Chowchilla, da cui vennero trafugate delle ossa per assemblare poi i corpi falsi delle mummie aliene, intervenne il governo che richiese ovviamente di consegnare immediatamente tutto il materiale, sottolineando che sia chi trafugò le ossa, sia i giornalisti improvvisati d'oltreoceano che arrivarono nel paese per affermare chissà cosa, non avevano l'autorità per trattare dei beni così preziosi. Il fascicolo che state guardando è il disegno di legge del deputato peruviano Armando Villanueva Mercado per la dichiarazione di interesse storico e culturale e lo studio delle mummie umanoidi di Nazca, che sollecitava le autorità a consegnare i presunti resti archeologici, affermando che non hanno le autorizzazioni né i permessi per essere scavati o estratti né per condurre studi o analisi. Cioè, signori, ma vi rendete conto? Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Parliamo di mummie antiche di 1500 anni che sono state trafugate e deturpate per creare dei fake utili a farsi pubblicità. Abbiamo analisi mediche e documenti incontestabili che provano questo, che provano che le mani sono state tagliuzzate e montate con ossa di mummie reali che hanno quasi 2000 anni. Cioè, capito? Il parere di riconosciuti esperti in materia è unanime. Esperti sia peruviani che provenienti da ogni parte del mondo dicono che le mummie sono corpi umani preispanici modificati, mentre gli altri, i resti più piccoli, sono corpi fatti con ossa di animali e di neonati, mummie antichissime. E ve lo sottolineo nuovamente, trafugare mummie peruviane reali risalenti a 1500 anni fa per costruire dei falsi da spacciare sui siti di disinformazione come mummie aliene per farci i soldi è illegale. Ed è per questo che l'archeologo Flavio Estrada, che ha analizzato le mummie per l'Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi del Perù, ha sporto una denuncia in merito in cui si reclama nei confronti dei responsabili la presunta commissione di reati contro i beni culturali nella modalità di attacchi a monumenti archeologici in danno allo Stato, denunciando chi ha assemblato quelle che vengono chiamate mummie tridattili. Perché? Che cosa è successo? Gli specialisti, nell'analizzare queste mummie per vedere se effettivamente erano aliene o no, hanno scoperto non solo che sono state assemblate, ma che per assemblarle sono state utilizzate le preziosissime mummie reali che si trovano nell'area. E a questo punto si aprì un caso giudiziario enorme. Venne fuori dalle indagini delle autorità che le ossa che compongono le finte mummie aliene sono state trafugate in un saccheggio ad un sito archeologico nel 2015, quando i ladri di tombe della città di Palpa sono entrati nella riserva archeologica di Nazca alla ricerca di manufatti commerciabili. Perché è facile, no? Per uno che studia da 40 anni queste cose. Verifica e confronta le ossa presenti nel sito storico e quelle con cui sono state assemblate le mummie. E che cosa viene fuori? Viene fuori il sito dalle quali sono state saccheggiate. E le ossa con le quali sono state assemblate le mummie sono state saccheggiate da un sito storico nel 2015, quando i ladri di tombe della città di Palpa sono entrati nella riserva archeologica di Nazca alla ricerca di manufatti commerciabili. La denuncia che ha correlato questo saccheggio con le mummie aliene è pervenuta dall'Istituto Archeologico di Inca Cusco, che ha inoltre identificato il leader dei saccheggiatori, che si farebbe chiamare Mario. Da quanto traspare dai siti delle autorità peruviane, questo Mario è un cacciatore di tesori. È un delinquente ben noto ai servizi di polizia della regione di Nazca e il suo gruppo ha saccheggiato siti archeologici sulla costa peruviana per più di 20 anni.
Questo individuo è stato preso e dopo gli eventi delle mummie aliene che hanno riecheggiato in tutto il mondo è stato condannato a 4 anni di carcere. La stessa Live Science ha scoperto che queste mummie rappresentano una combinazione di saccheggio e manipolazione di parti di mummie umane reali fatte risalire alle antichissime necropoli che si trovano nell'area. E per quanto mi riguarda, reputo questi danneggiamenti come un gravissimo reato da perseguire e a questo punto, dalle presunte speculazioni aliene, signori, nasce un caso giudiziario da paura. E penso che con questo non ci sia assolutamente più niente da dire. Anzi sì, c'è e come. Storie come queste, ma non solo, signori, ci sono tanti esempi che potrei fare. Storie del genere contribuiscono alla disinformazione mirata in questo ambito. È un insulto ai ricercatori seri e all'ufologia che cerca di appoggiarsi alla scienza per affrontare tematiche di frontiera e farle prendere sul serio alla comunità scientifica. Nessuno ci prenderà mai sul serio se diamo credito a storie del genere. Se condividiamo in prima pagina su Facebook l'UFO grande come uno yacht fatto in computer grafica che sorvola la città. Se andiamo sui canali buffoni a far fare centinaia di migliaia di visualizzazioni a video pagliacci che parlano di gente rapita e ingravidata dagli alieni, cioè nessuno ci prenderà mai sul serio e di conseguenza anche i fatti reali verranno sempre screditati. È questo che volete? Siete sulla buona strada. Purtroppo tutto questo è frutto dell'ignoranza collettiva che c'è nel nostro paese, ok? Se siamo il paese più ignorante d'Europa, se ci ride dietro il mondo intero, un motivo c'è. Basta che ti fai un giro su YouTube o su TikTok per capirlo. Ci sono dei creator nel nostro paese che spacciando storie montate ad hoc ci sbarcano il lunario con 10-20 mila euro al mese, ok? L'indagine seria è un'altra cosa. La passione nei confronti di queste tematiche è un'altra cosa. Il sudore e il sangue a farci le nottate per riportare inchieste valide sono un'altra cosa. Svegliatevi. Ci siamo? Nessuno ci prenderà mai sul serio se si continuano a spacciare buffonate per verità assolute di pseudoscienza. La scienza è un'altra cosa, ok? E non si tratta di debunking. Se uno come me che da sempre si impegna notte e giorno per portare contenuti validi e documentati che diano un contributo reale alla ricerca in ambito ufologico, appoggiandosi il più possibile alla scienza replicabile e alle documentazioni di dominio pubblico ufficiali, se fa un video del genere dove ti dice guarda che è una buffonata, non è perché vuole fare il saccente o per debunkare chissà cosa, ma è perché tende a combattere la disinformazione in questo ambito che danneggia a tutto tondo la presa di coscienza in merito al fenomeno che è del tutto reale. Ci siamo capiti? Spero che il messaggio vi sia arrivato. Come vedo commenti brutti, blocco. Capito? Come vedo commenti da un neurone, blocco. Va bene? Ecco. Per oggi, signori, è davvero tutto. Se pensi che il mio video abbia perlomeno fatto chiarezza, aiutami con un like. Se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!